Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Caretopic di Facoper SpA. Ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'è Caretopic? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Caretopic durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Caretopic? Caretopic è un farmaco a base del principio attivo finasteride, appartenente alla categoria degli ipertrofia prostatica benigna, alopecia e nello specifico altri dermatologici. È commercializzato in Italia dall'azienda di Facoper SpA. Caretopic può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Caretopic 2,275 mg/ml spray cutaneo, soluzione 1 flacone 18 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare di Facoper SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C. Principio attivo finasteride, gruppo terapeutico, ipertrofia prostatica benigna, alopecia, forma farmaceutica. Spray per uso esterno. Indicazioni Caretopic è indicato per il trattamento topico negli uomini adulti di età compresa tra 18 e 41 anni, con caduta dei capelli da lieve a moderata, alopecia androgenetica, per aumentare la crescita dei capelli e prevenire l'ulteriore caduta. Posologia Caretopic deve essere applicato una volta al giorno sulle zone calve del cuoio capelluto. A seconda delle dimensioni della calvizie, è possibile utilizzare da 1 a 4 erogazioni non sovrapposte, da 50 a 200 microlitri di soluzione. La dose selezionata per l'entità della calvizie non deve essere aumentata oltre il massimo di 4 erogazioni. L'efficacia e la durata del trattamento devono essere continuamente valutate dal medico curante. Generalmente, sono necessari da 3 a 6 mesi di trattamento una volta al giorno prima che ci si possa aspettare l'evidenza della crescita dei capelli. Si raccomanda l'uso continuo per ottenere i benefici. Non c'è esperienza clinica con Caretopic oltre i 6 mesi. Il flacone contiene fino a 180 erogazione di 50 microlitri ciascuna, sufficienti per 45 giorni di trattamento quando viene somministrata la dose massima di 4 erogazioni una volta al giorno, 60 giorni di trattamento per 3 erogazioni una volta al giorno, 90 giorni di trattamento per 2 erogazioni una volta al giorno e 180 giorni di trattamento per 1 erogazione una volta al giorno. Il flacone non deve essere utilizzato oltre le 180 erogazioni poiché potrebbe causare l'erogazione di una dose insufficiente. I pazienti devono essere informati di conseguenza. Pazienti con compromissione renale o epatica non è necessario un aggiustamento della dose. Nei pazienti con compromissione renale o epatica, vedere paragrafo 5.2, popolazione pediatrica. La sicurezza ed efficacia di Caretopic nei bambini ed adolescenti al di sotto dei 18 anni non è stata stabilita, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione Caretopic è per uso cutaneo. Deve essere utilizzato solo sul cuoio capelluto. Assemblaggio dell'applicatore spray. La confezione di Caretopic contiene 2 componenti separati: un flacone con una pompa dosatrice collegata e un cono. Questi componenti richiedono l'assemblaggio prima del primo utilizzo. Prima di utilizzare Caretopic per la prima volta, la pompa deve essere caricata mediante 4 erogazioni complete, dirigendo la soluzione spruzzata verso il lavandino del bagno. Il lavandino deve essere risciacquato successivamente. Quando Caretopic non è stato utilizzato per almeno 2 settimane, la pompa deve essere ricaricata mediante un'erogazione completa. Oltre a questo, non è necessario agitare il flacone o caricare la pompa ad ogni utilizzo. Manipolazione dell'applicatore spray. Caretopic deve essere somministrato dal paziente stesso. I capelli e il cuoio capelluto devono essere completamente asciutti prima dell'applicazione della soluzione. La soluzione non deve essere spruzzata verso il viso e non deve entrare in contatto con le mani o qualsiasi parte del corpo diversa dall'area da trattare sul cuoio capelluto.
In caso di contatto involontario con la soluzione, la parte del corpo interessata deve essere lavata accuratamente. Quando si spruzza il cuoio capelluto, il cono deve essere a contatto con il cuoio capelluto per evitare la dispersione della finasteride nell'aria. L'area del cuoio capelluto calvo coperta dal cono limita l'area massima di trattamento per un'applicazione. Per coprire un'area maggiore del diametro del cono possono essere prescritte 2, 3 o 4 applicazioni. In questi casi, prima di applicare la seconda, terza o quarta erogazione, il cono deve essere spostato in un'area del cuoio capelluto vicino, ma non a contatto, con l'area di eventuali erogazioni precedenti per evitare la sovrapposizione dello spray. Immediatamente dopo l'applicazione il paziente deve evitare il contatto tra il cuoio capelluto trattato e le superfici, ad esempio cuscini, caschi, cappelli, eccetera, fino a quando la soluzione non si è asciugata. Una volta applicato, Caretopic deve essere lasciato sulla zona trattata per almeno 6 ore. Vedere paragrafo 4 per informazioni se il paziente può essere in contatto con una donna incinta o una donna che potrebbe rimanere incinta, o bambini e adolescenti. Controindicazioni: Caretopic non è destinato all'uso da parte delle donne in gravidanza o che potrebbero iniziare una gravidanza, vedere paragrafi 4, 6 e 5, 3. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: possibile trasferimento di Caretopic. Le donne in gravidanza o che potrebbero rimanere incinte non devono entrare in contatto con Caretopic, o il cuoio capelluto o le superfici esposte a Caretopic. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con Caretopic. La finasteride topica determina bassi livelli sistemici di finasteride, vedere paragrafo 5, 2, che è metabolizzato dal citocromo P450 3A4, CYP3A4. 1. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Caretopic durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Caretopic durante la gravidanza e l'allattamento? Caretopic non è destinato all'uso da parte delle donne. Gravidanza. Caretopic è controindicato nelle donne in gravidanza o che potrebbero iniziare una gravidanza a causa del rischio di teratogenicità vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Caretopic non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza di Caretopic si basa sui dati di 229 pazienti con alopecia androgenetica e 97 soggetti sani che sono stati esposti a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'assorbimento della finasteride applicato localmente è molto basso. In caso di sovradosaggio, si prevede che i livelli sierici di DHT diminuiscano, il che potrebbe comportare una maggiore probabilità di effetti sistemici. Non è raccomandato alcun trattamento specifico del sovradosaggio con Caretopic. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri preparati dermatologici. Codice ATC D11AX10. Meccanismo d'azione. La finasteride è un inibitore competitivo e specifico della 5A reduttasi di tipo I, l'isoenzima che converte l'androgeno testosterone nel suo. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento sistemico di finasteride dopo l'applicazione topica di Caretopic sulla pelle normale e intatta del cuoio capelluto è minimo. Dopo la somministrazione di Caretopic alla dose prevista, cioè fino, dati preclinici di sicurezza, studi di tossicità a dosi ripetute. I risultati di tossicità registrati in studi di tossicità a dosi ripetute con somministrazione orale di finasteride erano correlati agli effetti farmacologici di finasteride. Elenco degli eccipienti: etanolo, 96%, glicole propilenico idrossipropilchitosano, acqua purificata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.